Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del secondo semestre del 2026. Abbiamo la carta del sole, amici dell'Ariete. Può essere un periodo dove è necessario fare chiarezza sul vostro modo di pensare, di fare, di vivere la vita. Magari è un qualche tema che potrebbe anche riguardare le amicizie con la carta del sole oppure i figli per qualcuno. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno lunare, segno solare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail e sotto in descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Poi ci sono anche altri link come i corsi gratuiti presenti sul canale, il corso di approfondimento sulle famiglie reali di fine giugno e il videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo dal giudizio, ragazzi, quindi qui temone in questo semestre, perché il giudizio è proprio quello che vi dà la possibilità di vedere le cose da un punto di vista più ampio, da un punto di vista diverso, più che diverso, sì, proprio più ampio. È come se finalmente prendeste consapevolezza di varie dinamiche. Allora abbiamo giudizio, 5 di bastoni, il matto, il 5 di coppe, asso di bastoni, 4 di bastoni. Che interessante, qua abbiamo un 5 e qua c'è 4 più 1, 5, come se si fosse diviso questo 5 di bastoni. E 3 di spade. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere una stesa temporale, cioè andiamo a vedere di quello che succede qua, quando succederà. Allora, partiamo da questo giudizio, come vi ho già detto, è una bella presa di consapevolezza. Io credo che in questo periodo potrebbe proprio arrivare come una comprensione di certi avvenimenti nella vostra vita, di certe dinamiche, di certi passaggi o processi che avete affrontato o che state affrontando. Andiamo a vederlo. 10 di coppe e torre. Diciamo che con questo giudizio potreste capire, adesso dipende sempre dalla storia di ognuno, cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà, però qui vedendo le carte così ci potrebbe essere come una famiglia ehm, o l'ideale di famiglia che potrebbe con questa torre diciamo subire un restyling, ok? Se non è proprio l'idea di famiglia potrebbe essere quella di un'unione magari stabile, duratura, può essere un'unione che avete già da tanto tempo ed è come se acquisiste una visione diversa semplicemente. Io sento che con la carta della torre certe ideologie, certe dinamiche potrebbero effettivamente cadere. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo la morte e una regina di pentacoli. Guardate ragazzi, se ve la devo dire tutta, sento come se ci fosse un qualche tipo di relazione o di nucleo che con il 10 di coppe sì, è facile che sia
un nucleo affettivo, quindi la famiglia, ma potrebbe anche riguardare qualche cosa a livello lavorativo, eh. Adesso dipende sempre dalla situazione in cui siete voi, però sento che è come se certe sicurezze potessero cadere e qua con questa morte al contrario, il 5 di Pentacoli, sento che c'è qualcuno che non vuole gettare la spugna. Il 5 di bastoni mi fa pensare che stiate come lottando, stiate combattendo per mantenere in piedi questo 10 di coppe. Io credo che con questo 5 di bastoni ci siano delle lotte, delle discussioni, delle divergenze, dei punti di vista diversi. Ehm, allora, potrebbe anche essere una questione tra genitori e figli, perché qui ho la regina di Pentacoli, la carta del sole qui, il matto qui. Quindi per qualcuno può anche essere una specie di discussione, di divergenza con appunto o un figlio o un genitore, dipendendo dall'età che avete. Andiamo a vedere questo matto. Asso di bastoni. Tre di bastoni e sole. È come se aveste bisogno. Allora, qua vi sento come concentrati nel non far cadere quello che già avevate, mentre qui con questo 3 di bastoni vi sento abbastanza proiettati sul futuro. Avete un asso di bastoni al contrario qui, che comunque si ripete qua. È come se all'inizio, diciamo, dopo questo restyling, dopo questo, se vogliamo, tumulto, ci sia la necessità di iniziare a guardare avanti con occhi diversi. Cioè il sole ce l'avete anche qui, è come se si iniziasse a schiarire un pochettino il cielo e se iniziaste a capire che c'è altro, o come l'idea che questo matto vi spinga verso qualche cosa di nuovo, verso nuovi obiettivi, nuovi percorsi, nuovi. Potrebbero anche essere nuove lezioni o nuove amicizie. Vi dico, tecnicamente la carta del matto può anche far riferimento a una relazione romantica. Vedendo il sole, vi dico che potrebbe anche essere una persona vicino a voi che magari ehm, nutre già dei sentimenti per voi, potrebbe essere una questione appunto tra amici, ehm, come un ammiratore segreto. Effettivamente, ragazzi, può essere che qualcuno intorno a voi vi sia vicino in questo momento di cambio. Può essere che qualcuno di voi conosca una persona, perché comunque un matto è un uno, che conosca una persona nel prossimo semestre che diventi veramente amica e che vi faccia vedere le cose in prospettiva, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere questo 5 di pentacoli, asso di spade e sacerdotessa. Ragazzi, io sento che avete bisogno di parlare, avete bisogno di sfogarvi con qualcuno, avete bisogno di raccontare quanto siete stati male o quanto state male, che cosa vi ha deluso. Guardate, pensavo, o meglio, ci sarebbe stato bene un re di spade, perché qui ho proprio la sensazione che abbiate un dolore dentro, che è questo 5 di coppe, come una sensazione di vuoto, una sensazione di frustrazione, di lutto, giustamente, perché qui abbiamo torre e morte, e sento che avete bisogno di parlare con qualcuno, avete bisogno di portare questa cosa fuori di voi. Non vi nego che potreste far riferimento ad una, mm, come si dice, naturopata, mi veniva erbologa, o ad un erborista, perché anche le erbe, piuttosto che i fiori di Bach, piuttosto che tutte queste diciamo, tecniche alternative di guarigione potrebbero aiutarvi a livello energetico a rimettervi un po' in equilibrio.
E comunque vi devo dire che per capire, per avere una maggiore comprensione ancora di questo passaggio, con questa sacerdotessa potrebbe venirvi bene studiare ehm, temi di psicologia, mi viene da dire, come per esempio come curare le ferite. C'è un libro, Le 5 ferite del passato si chiama, di Louise Bourbeau. Aspettate, vedo se ce l'ho. Non l'ho trovato. Comunque cercatelo su Google. Allora, andiamo a vedere l'asso di bastoni. Abbiamo un 7 di bastoni e un 9 di bastoni. Guardate ragazzi, ho anche la sensazione che qui ci potrebbe essere qualcuno che inizia una sua, mm, oserei quasi dire attività, ma perché qui c'è come la rottura di qualche cosa di vecchio. È come se vi staccasse da un gruppo che può essere lavorativo o anche abitativo effettivamente per costruire qualche cosa di nuovo, perché qua avete un matto, due assi di bastone e un asso di spade. E poi c'è un 4 di bastoni, quindi io ho come la sensazione che con queste carte 7 di bastoni e 9 di bastoni inizierete in qualche modo a lottare per quello che volete raggiungere voi, che secondo me è diverso da quello che avevate. Anche se qui con questo 5 di bastoni e la morte al contrario c'è come un tentativo di non far cadere qualcosa. In realtà, ragazzi, quando arriva la carta della torre è perché l'universo ci sta reindrizzando. Abbiamo così la possibilità di cambiare strada. Sono quelle circostanze dentro le quali noi ci troviamo che non ci fanno bene, che facciamo fatica a lasciare andare e quindi certe volte arriva proprio la torre mandata dall'universo proprio per dire no, ascolta, di qui no, cambiamo strada. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, stella e mondo. Io credo che vogliate raggiungere obiettivi diversi rispetto a quelli di prima. Cioè, con questo 4 di bastoni voi volete la stabilità, volete la serenità. Io credo che questo asso di bastoni sia come un inizio per lavorare quello che volete voi. Per qualcuno è una questione di residenza, perché abbiamo sia il mondo che il 4 qui, c'è come un desiderio di spostarsi, un desiderio di fare una nuova vita. Io ho come questa sensazione, perché qua si lascia un gruppo, qua si crea qualche cosa di proprio, qua c'è come una serie di nuovi inizi in mezzo. Può essere che effettivamente degli amici vi aiutino, può essere che un amico o un'amica in particolare vi stia vicino in questo periodo ed effettivamente con questo asso e 4 di bastoni possa iniziare una bella relazione. Ci sono due volte gli assi di bastoni, può essere che all'inizio la conoscenza sia un po', diciamo, superficiale, se vogliamo. Potreste fare magari qualche gita fuori porta insieme, trovarvi bene nei viaggi. Se per caso state facendo dei viaggi organizzati, potreste incontrare questa persona in un viaggio organizzato. Andiamo a vedere il 3 di spade. Perché io ho l'idea con queste carte che avete anche la stella, tra l'altro, quindi c'è come un cambio per destino. Io qui sento che, allora, per chi si trascinasse dietro questa situazione qua, tentando, mi viene da dire, di risistemarla, io credo che arriverà a un certo punto dove questa situazione arriverà a compimento, però è anche vero che con la carta della stella arriva qualcos'altro di predestinato. È come se riusciste a coltivare un nuovo sogno. Queste sono un po' tante, Solo due per piacere. Giustizia. Regina di coppe, 7 di coppe.
Questa giustizia al contrario non è che mi sconquifferi, eh? Cioè, poi con il 3 di spade parliamo di sacrifici, di tempo da dedicare ai nuovi obiettivi, ai nuovi percorsi. Ecco, quello che vi posso dire, siccome qui c'è sia il mondo che il 4 di bastoni, se per caso nel prossimo semestre siete impegnati con la compravendita di una casa, avendo la giustizia al contrario, ragazzi, controllate molto bene quello che state firmando, ok? Per esempio, potrebbe esserci nel prossimo semestre questa conoscenza, come vi dicevo, la decisione di andare a convivere, però con questa giustizia al contrario è come se ci fossero dei temi da regolarizzare, magari il contratto non è a nome di tutti e due o cose per lo stile. Io sento che comunque arriverà un grosso cambio in questo periodo. Preparatevi psicologicamente, le letture servono anche un po' a quello. Ovviamente non sarà così per tutti, guardate anche l'ascendente e il segno lunare e incastrate le letture. Quello è molto importante, c'è proprio una guida sotto dove spiego come creare una consulenza personale da quelle collettive. Andiamo a vedere l'evoluzione temporale, vediamo che cosa riesco a dirvi di più. Tenete presente che questa è la seconda di 4 letture, quella generale è già online e le prossime saranno una sull'amore e le relazioni e l'altra sul lavoro e l'economia. Ah, la stella. Cavaliere di Pentacoli. Otto di coppe, 6 di bastoni, asso di coppe e 9 di pentacoli. Allora, qua è molto semplice, ragazzi, perché c'è una carta a mese, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Se seguiamo un po' il filone, l'esempio che vi ho fatto prima dell'amicizia, potrebbe effettivamente entrare un amico, una persona nuova, una conoscenza nel mese di agosto. Però partiamo dalla stella. 5 di pentacoli e cavaliere di bastoni. Io sento che questa torre arriverà abbastanza in fretta, ragazzi. Il 5 di pentacoli qua mi dice che c'è qualche cosa che potreste perdere. Vedendo le carte qui sopra, potreste perdere la stabilità abitativa se... oh, scusate, faccio sempre dei danni. Potrebbe essere la stabilità abitativa, visto che qui abbiamo parlato anche di un trasferimento, di un trasloco. Potrebbe essere la stabilità relazionale, considerato che abbiamo un cavaliere di bastoni. Per qualcuno si tratta di una persona che è stata presente nella vostra vita fino ad adesso, che ha avuto come una dinamica di andirivieni e io sento che questo cavaliere di pentacoli spazzerà via questa persona. Sia che sia un amico che vediamo qui, potrebbe essere quella persona di cui vi parlavo qui con la sacerdotessa. Anzi, andiamo a vedere questo cavaliere. 7 di spade e 8 di coppe. Datemi una carta per il 7. Eremita. Sì, allora questo gruppo di carte lo sento abbastanza collegato con quella del giudizio. Perché? Quello che sento io qua è che qualcuno ha bisogno di focalizzare, individuare le bugie che vi state raccontando inerenti voi stessi, perché qui abbiamo due carte di ricerca spirituale, qui l'otto di coppe che è qua, ce l'avete capovolto, quindi è come se non voleste vedere qualcosa, se nascondeste a voi stessi qualche cosa, qualche verità, qualche realtà, probabilmente avete in testa
ehm, una persona, un obiettivo, un gruppo specifico e fate fatica a chiedervi senza questo gruppo, senza questa persona, io chi sono, io cosa voglio, io dove devo andare. Allora, abbiamo una regina di coppe per l'otto di coppe, che era già qui la regina. Abbiamo un fante di coppe e un 4 di spade. E può essere anche tantissimo una questione genitori-figli, ragazzi, io lo sento proprio tanto questo. Perché potrebbe esserci un tema, questo 8 di coppe effettivamente potrebbe anche essere un figlio, ipotesi che se ne va. È come se cercaste di mantenere quasi sotto controllo una situazione, ma non ce ne sarà il verso giusto, insomma. Cioè, le cose quando devono cambiare, devono cambiare. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo gli amanti e la torre. E gli amanti è anche una di quelle carte che mi parla della scelta tra il vecchio e il nuovo. In qualche mazzo viene rappresentato come un fanciullo tra due donne, una sulla sua destra di una certa età, che si suppone sia la madre, e l'altra più giovane alla sua sinistra, che si suppone sia il nuovo amore, no? Quindi un po' è lo staccarsi dalla famiglia per crearsi la propria di famiglia. Può anche essere un po' quel senso lì, eh. Andiamo a vedere questo asso di coppe perché sarà a novembre. 10 di coppe e abbiamo il mondo e mi ritorna un po' qui, secondo me verso la fine dell'anno qualcuno potrebbe effettivamente avere come un nuovo inizio, anche un trasloco, no? Un cambio di residenza, un cambio di azienda, diciamo un cambio di situazione. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Allora abbiamo un 2 di pentacoli e un cavaliere di coppe, ragazzi. Allora, devo dire che qua potrebbero offrirvi qualcosa, c'è come qualche opportunità da poter cogliere al volo, più di un'opportunità secondo me da cogliere al volo e dicembre vi sento proprio bene con questo 9 di pentacoli, siete appagati, è come se vi steste godendo questo nuovo capitolo che si apre. Vi dico, può essere tranquillamente o un'amicizia che si trasforma in qualcosa di più serio, un cambio, mi viene anche da dire, abbastanza radicale della vostra vita, soprattutto se lasciate azienda, casa e vi spostate per qualcuno anche all'estero, perché ho ben 2 volte il mondo. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti, eh. Allora, andiamo a vedere uno di questi fantastici nuovi oracoli che sono praticamente gli dei, le deità induiste, di cui ignoro ovviamente il nome, però adoro le figure e quindi niente, ve le ho proposte. Andiamo a vedere cosa dicono. Ok. Allora, qui abbiamo questa figura qui, anzi se c'è qualcuno che è esperto di dei induisti, che me lo scriva sotto, questo qua sembra quello fatto a scimmia, c'ha la bocca tipo scimmia, e dice, impara ad essere adattabile, armonizzante e accomodante, sii contento, nulla può accadere senza la mia volontà. Per chi fosse strettamente religioso, cattolico, cristiano, in questo mazzo c'è una specie di spiegazione dove scrive che è vero, per gli indiani sono vari dei, però poi alla fine nella nostra cultura, nella nostra religione possono essere considerati come vari archetipi che racchiude il nostro Dio. Se no prendeteli solo come dei messaggi così, ok? Allora, la mente è come un lago. Quando le acque sono calme, i raggi del sole si riflettono sulla superficie come su di uno specchio. Ma se l'acqua è agitata dal vento, c'è poco riflesso.
L'uomo deve imparare a controllare la propria mente. Egli è divino. Se solo se lo ricordasse, vedrebbe la vita in modo diverso e non sentirebbe più influenze. Oh, che bella! Questa è la figura. Bene, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Se riesco a prendere il mazzo in mano, ok. Nuovi inizi, carta numero 21, potrebbe anche essere interessante il 21 del mese. E poi qui abbiamo delle boundaries, come si dice in italiano? Non sono catene, sono... Qui fa vedere le corde, no? Come se ci fosse qualcuno che ha dei limiti. Guardate, c'è una cosa che mi colpisce ed è il modo in cui questa persona mette le mani. E dove le mette? Davanti all'utero. E qui ho una serie di archetipi, ragazzi, di figli, quindi può essere che per qualcuno sia veramente un ok, pensavamo di stare così bene insieme, invece ci rendiamo conto che manca qualcosa con questo 5 di coppe. Per qualcuno sì che si tratta di aprire il tema figli, eh. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Spero comunque che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita personalizzato con me mi potete contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto tutto il tema delle credenze limitanti, esattamente come nelle sessioni individuali, però in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di come risvegliare, scusate, di come aprire il terzo occhio. Insomma, ci sono tanti temi che sono praticamente tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale e li sto semplicemente condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata alle playlist, sono quelle con le copertine lilla, i titoli si vedono, così perlomeno vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!